Bentornati o benvenuti su Canal 104 Plus. È il plus che fa la grande differenza. Prima della traduzione del video di Greg Reese dal titolo Antichi avvertimenti per sopravvivere al grande reset, informo che sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male, dove a pagina 125 si legge: quasi tutti i canali di verità sono fortemente indottrinati e si preoccupano solo di loro stessi. Propongono tematiche come: vuoi davvero scoprire la verità anche se non la conoscono? Incuriosiscono il pubblico anche sul mio canale con date di eventi naturali futuri dopo aver fatto previsioni riguardo la natura, ma penso non sia possibile prevedere con certezza nulla sugli effetti naturali, pur rispettando il pensiero ed i calcoli che hanno fatto questi esperti. Dino Tinelli, 1 settembre 2024. Le grandi cattedrali gotiche della Francia settentrionale, tutte dedicate alla Vergine Notre Dame, furono costruite in un arco di tempo di 100 anni con conoscenze ingegneristiche che all'epoca non si riteneva esistessero. Se rappresentate su una mappa, rispecchiano la costellazione della Vergine e puntano verso la croce di Hendaye, un monumento senza pretese del sud-ovest della Francia. Il mistero delle cattedrali, l'enigmatico scrittore Fulcanelli descrisse la croce di Hendaye come un'umile croce di pietra, tanto semplice quanto strana. Al suo interno si celava un codice alchemico destinato agli iniziati delle scuole misteriche. La lettera S simboleggiava la traiettoria elicoidale del Sole giunto allo zenit della sua curva nello spazio al tempo della catastrofe ciclica. Decifrò l'iscrizione latina rivelando: apprendiamo che esiste un paese dove la morte non può raggiungere l'uomo nel terribile momento del doppio cataclisma, dal quale l'élite prenderà parte al ritorno dell'età dell'oro. E ancora, con il fuoco la natura si rinnova completamente. Ciascuno dei 4 lati della base di pietra reca un simbolo diverso che Fulcanelli identifica come una delle 4 ere del sistema Yuga induista e identifica la nostra epoca come l'età del ferro, il Kali Yuga. Scrisse che l'età del ferro non ha altro sigillo che quello della morte. Secondo Fulcanelli, la croce indica un momento specifico del ciclo di precessione, lo stesso momento indicato da altri monumenti antichi, come quelli sull'altopiano di Giza in Egitto. Se potessimo tornare indietro nel tempo all'equinozio di primavera del 10.500 a.C., le 3 stelle della cintura di Orione avrebbero formato esattamente lo stesso schema che le 3 piramidi di Giza riproducono sul terreno. E la costellazione del Leone sarebbe sorta in modo che la Sfinge la guardasse direttamente. Questo sarebbe accaduto circa 12.500 anni fa, quando l'ultimo grande cataclisma fu registrato da molti, e nello stesso momento in cui punta la croce di Hendaye. Il Popol Vuh include il mito della creazione Maya, che comprende diverse ere cosmiche precedenti, ognuna delle quali si conclude con una catastrofe. Rispecchia il racconto Hopi della storia del mondo, con cicli di creazione e distruzione in cui le città vengono spazzate via dall'esistenza quando gli dei abbandonano l'umanità alla fine di ogni era. Negli anni precedenti al 2012 sono stati pubblicati diversi libri quali affermavano che il calendario Maya si sarebbe concluso il 21 dicembre 2012. Ma il calendario del lungo computo Maya è misurato in giorni, non in anni. E quindi sembra che tutti abbiano sbagliato. La data di inizio di questo calendario è l'11 agosto 3114 a.C. ed è composto da 1.872.000 giorni. Come ha fatto notare Jason Berersar, il sistema Maya è costruito attorno al Ton, un'unità di 360 giorni, ovvero il numero di giorni in un anno al momento della sua creazione. Nel libro Mondi di collisione, Immanuel Velikovsky documenta 30 culture le quali hanno registrato un periodo di sconvolgimenti che ha portato all'aggiunta di 5 giorni ai loro calendari di 360 giorni. Diverse civiltà in tutto il mondo hanno registrato indipendentemente l'aggiunta di 5 giorni all'anno all'incirca nello stesso periodo storico.
Questo evento è riportato anche nella Bibbia. Isaia 38:8 e 2 Re 20 dal 9 all'11 narrano un evento miracoloso in cui il sole si spostò. Gli studiosi datano il regno di Ezechia tra il 701 e il 713 a.C. Questo è lo stesso periodo in cui il mondo intero aggiunse 5 giorni ai propri calendari. Il libro dell'Apocalisse fu scritto intorno al 95 d.C., in un mondo con un calendario di 365 giorni, eppure i suoi calcoli profetici si basano su anni di 360 giorni e mesi di 30 giorni. Questa visione profetica di un cataclisma ha preservato il vecchio sistema calendariale come corretto quadro di riferimento per la misurazione del tempo. Bere Hertz colloca l'evento nel 713 a.C., quindi il ricalcolo funziona così. Dal 3114 a.C. al 713 a.C. ci sono circa 2401 anni di 360 giorni. Dal 713 a.C. in poi ci sono circa 2739 anni di 365,25 giorni. Questo significherebbe che il calendario Maya termina approssimativamente nel 2046, lo stesso anno in cui la cintura di Orione raggiunge il suo punto più alto nel cielo e la Sfinge guarda all'Aquario, opposto al Leone che affrontò durante l'ultima catastrofe 12.500 anni fa. Report Greg Ritz, traduzione e voce Tino Tinelli.